Oggi vado a vedere del teatro in barca, proprio il non plus ultra per me, teatro e barca insieme. La mia amica Iole fa questo spettacolo per bambini, dopodiché vi porterò nel cantiere della memoria. Tanti e tanti anni fa, i monaci che vivevano sull'isola del Tino per sfuggire ai pirati saraceni si rifugiarono a Ria, portando con sé l'immagine della Madonna delle Grazie, e quindi da allora il posto si è chiamato Le Grazie. Tante grazie. Ma voi, chi siete? Sono in giro per il golfo in cerca delle antiche storie. Questo spettacolo si intitola Il Golfo Favoloso. Racconta le antiche fiabe di mare del Golfo dei Poeti. Fare teatro su un'antica goletta è stato bellissimo. Porteremo in giro questo spettacolo in altri mari, in altri golfi, raccogliendo le antiche favole dei vari luoghi, delle varie baie, sulla scia delle fiabe. Ed eccomi sul palcoscenico. Finalmente, dopo un sacco di tempo. Adesso vi porto a vedere il cantiere della memoria del mio amico Corrado Ricci e di Iole Rosa, così vi faccio vedere 2 o 3 cosine carine a proposito di Ria, di qui, delle Grazie. Lui è Corrado! Ciao ragazzi! Il mio amico. Allora, raccontami, cos'è il cantiere della memoria? È un luogo in cui cerchiamo di preservare la memoria costituita soprattutto dalle costruzioni navali. C'è un'esposizione permanente di attrezzi che raccontano le prodezze dei maestri d'ascia, che erano gli antichi costruttori delle barche. Sono attrezzi di 200 anni e oltre. Questo cos'è? Questo si chiama maglio e questi sono gli attrezzi connessi al maglio, con il quale un tempo venivano calafatate le barche inserendo una stoppa nei commenti del fasciame. Per capirci, immaginate, col maglio veniva inserita la stoppa. La particolarità del maglio sta nel fatto che ogni calafato solo faceva a suo uso e consumo, nel senso che la forma era quella, però c'erano degli accorgimenti per renderlo particolare. Questo si rifletteva anche nel suono, quindi nell'impiego, e quindi anche il toc toc che derivava dall'azione del maglio era unico nel suo genere. Questo permetteva dei controlli, ecco, il controllo del padrone del cantiere, ma anche delle famiglie, perché il suono arrivava lontano e quindi la moglie da casa poteva sapere se il marito stava lavorando. E quindi aveva campo libero a casa quando... Era un modo di controllare il lavoratore sul campo. E invece quest'altro strumento, che cos'è? Era contiguo al maglio all'operazione di calafatatura, serviva per far depositare la pece, che era l'elemento liquido che si saldava con la stoppa per le stagnature, anche con questo attrezzo che serviva per stendere la pece stessa, per stagnare le barche, in caso specifico il ponte. Adesso io saluto Corrado perché è venuta una troupe vera, addirittura dalla Germania. Eccola qui con telecamere vere, tutto vero, guardate che microfono meraviglioso, e quindi lascio il posto a quelli seri. Oggi Franco mi viene a trovare e resta 2 o 3 giorni. Eccolo qua che arriva. Eccomi, ciao amore. Guardate se non è un paesaggio perfetto, magnifico, con i turisti che sono qua a prendere il sole, la barca all'ormeggio, quelle all'ancora, le nuvole meravigliose, sono messe lì dalla Proloco, Eccoci qua, arrivati. Ovviamente per adesso si può mangiare solo fuori, ma è una bellissima giornata, ci è andata bene. Questo ristorante per me ha una storia particolare, perché la prima volta che arrivai alle Grazie, dove poi ho scoperto la mia barca, dove l'ho comprata, venni subito a mangiare qua col mio ex fidanzato, sempre l'ex fidanzato,
E quindi poi ho fatto anche il corso di patente nautica, eccetera eccetera, e quindi venivo spesso a mangiare qui, no? E mi sono affezionata a un piatto in particolare che si chiama tonno alla gioacchino. Io però ce lo facevo mettere sempre un po' più carico di olive e capperi, è bellissimo oltre che buonissimo, e fra poco ve lo faccio vedere. Magari ve lo faccio anche assaggiare un po', ma poco. Ecco che è arrivato il mio tonno alla gioacchino. Visto che me lo fate tutto così bello condito e che lo prendo ormai da tanti anni, lo possiamo chiamare tonno alla Marianna? Tonno alla Marianna, assolutamente sì. Assolutamente. Allora c'è tonno ovviamente cotto alla perfezione, capperi, olive, rucola, pomodorini e scorzetta di limone, olio e tanto amore. E io me ne magno. Gli spaghetti sono fantastici. Buono? Buonissimo. Adesso l'assaggio, Veramente buoni. Il voltino primavera 90. La mia fascia. Vai maiuscola. Buonissimo. Molto buono. Sì. Direi che non era niente male, né il mio né il suo. In questa bellissima giornata, dopo aver pranzato, adesso io e Franco andiamo a farci una bella passeggiata a Portovenere. Dalle Grazie si può venire a Portovenere in barca, in macchina, ma anche a piedi, ed è veramente vicino. Si scavalla il promontorio, cioè questo piccolo promontorio che divide le Grazie da Portovenere, che praticamente è 2 baie dopo. Questo è il porto di Portovenere e io ci sono anche venuta qua con la barca, e qua accanto vedete si può prendere anche un traghetto per andare alla Palmaria, che è quest'isola qua davanti. Poi dietro c'è anche il Tino, il Tinetto e bla 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 bla, e qui si può andare alle Cinque Terre, si fa il giro delle isole, si va a Lerici e a Spezia anche. Portovenere, che non fa parte delle Cinque Terre, è comunque patrimonio dell'UNESCO, come proprio le Cinque Terre. Adesso vi porto in centro e fino alla cattedrale, che è bellissima, ma non so se è una cattedrale, però so che è bellissima. E scusi, per la chiesa di San Pietro? Ah, grazie, grazie. Eccomi qua. Ci sono arrivata, ecco la chiesa di San Pietro, insomma, un santo. Che bello, una candela con la fiamma vera, è ormai una rarità trovarle. Una volta ero qua, vedete quella scaletta, c'era una coppia di sposi che faceva le foto là, è arrivata un'onda un po' anomala, forse il traghetto che passava, e la sposa si è praniciata tutta. Una forza pazzesca questo mare, queste onde bellissime. Qua c'è la grotta Byron. Byron è un famoso, perché è morto, un famoso poeta inglese fra 700 e 800, e lui era appassionato di nuoto, ha vissuto anche qui e si faceva nuoto Portovenere da qua fino a Lerici, andata e ritorno, e quindi gli hanno dedicato proprio una grotta tutta per lui.
Ecco, adesso parto e vado all'Erici, pochissime miglia. Franco, che mi sta riprendendo, mi raggiunge in macchina, sta ancora un paio di giorni e poi andrò sul Magra e bla 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 bla. Venite con me. Lascio anche il Circolo Golfo dei Poeti qui alle Grazie. Questo circolo annovera fra i suoi associati agonisti di pesca sportiva fra i migliori d'Italia. L'associazione è stata fondata nel lontano 1957. Hanno trasformato i vecchi ormeggi alla boa con 2 pontili, il tutto autofinanziato dagli associati. Grande il Circolo Golfo dei Poeti. L'Erici mi aspetta. È una giornata meravigliosa, pensavo di non aprire neanche la vela, dico che devo fare neanche 3 miglia e invece questo venticello meraviglioso mi ha fatto cambiare idea. Mi sa che stanno anche facendo una regata. Mi sarebbe piaciuto navigare un pochino di più oggi perché è proprio questo venticello, proprio viene voglia. Caldo ma non troppo, la situazione ideale per navigare oggi, in tranquillità, poco sbandamento, ti puoi fare le tue cosine da mangiare, puoi leggere, così. Aspetta che controllo sottovento, ok, e va bene, comunque ce ne sarà di tempo per navigare, quindi fa niente. Sto passando fra 2 allevamenti di muscoli. Quei pescatori là. Ecco, così faccio meno strada, taglio. Ed eccomi. È arrivata l'Erici proprio sotto al castello. Questo mio, anche questo, ma ci ho abitato 3 anni, cioè non proprio qui, con l'altro fidanzato, non l'altro, non quell'altro altro. In fondo le Grazie, l'Erici, Portovenere, Spezia, no? E sono un po' la mia casa, io mi sento a casa qui, senz'altro nauticamente parlando, e il mio cuore è qua. Questa è la piazza centrale di Lerici ed è piena di case con i colori tipici Liguria di confine, ma insomma, e poi è piena di ristorantini, di localini. Oggi è una giornata ventosa e poi la piazza dà proprio sul porto e dove c'è anche il mio circolo, proprio il circolo della vela Erix, circolo velico, il circolo Erix, insomma. Questa è una deliziosa piazzetta che sta proprio alle spalle della piazza più grande e da qui partono i vicoli per salire su al castello. Ma ne è valsa la pena. Guardate che bello il castello e guardate la meraviglia, il panorama. Il castello di Lerici, vedete, domina un po' tutto il Golfo dei Poeti e là c'è Portovenere, la Palmaria, il Tino, poi quella navona lì nasconde il Tinetto anche, laggiù c'è le Grazie, l'ho già detto, vabbè.
Invece da quest'altro lato prosegue con Tellaro, Montemarcello e il fiume Magra, che è un po' lo spartiacque fra la Liguria e la Toscana. Insomma, qui questa è proprio terra di confine, eh. Sentite il vento che fa subito terra di confine. Anche per questa settimana è tutto, mi raccomando, seguitemi, mettete un like e buona onda!